Quando pronunciamo delle parole, possiamo notare che la voce si ferma con più forza su una delle loro sillabe. La maggiore intensità del tono di voce sulla sillaba di una parola prende il nome di accento tonico. L'accento tonico indica dunque in ogni parola la sillaba su cui la voce si ferma con più forza. La sillaba o la vocale su cui si posa l'accento si dicono toniche, quelle prive di accento si dicono invece atone. Ad esempio, nella parola amaro la sillaba tonica è la seconda, in città è l'ultima, in navigano è la prima. Proprio in base alla posizione della sillaba su cui cade l'accento tonico, le parole si dicono tronche se l'accento cade sull'ultima sillaba, come succede nelle parole carità, perché, verità. Piane se l'accento cade sulla penultima sillaba, come nelle parole libro, marito, colonnato. Sdrucciole se l'accento cade sulla terzultima sillaba, come in albero, lucida, giocattolo. Bisdrucciole se l'accento cade sulla quartultima sillaba, come in ditemelo, abitano, recitano. I vari tipi di accento. L'accento tonico, quando viene raffigurato con un segno prestabilito sulla sillaba su cui cade, prende il nome di accento grafico. Nell'italiano contemporaneo si usano due tipi di accento grafico, quello grave e quello acuto. L'accento grave si usa sulle vocali e ed o quando hanno un suono aperto, come nelle parole legge, pesca, botte, volgo, tè, caffè, mangiò, però, andò. In fine di parola, sulle vocali a, i, u, quando è necessario, come nelle parole tronche città, così, gioventù. L'accento acuto si usa invece sulle vocali e ed o quando hanno un suono chiuso, come nelle parole legge, pesca, botte, volgo. Sulla vocale e in fine di parola, come in affinché, poiché, né. In passato, in questi casi si usava l'accento circonflesso per indicare l'avvenuta contrazione di due vocali nel plurale delle parole terminanti in io, come nella parola principi invece di principii. In poesia, per indicare la contrazione di alcune lettere all'interno di una parola. Ad esempio, torre invece di togliere. Da notare che quando l'accento grave o l'accento acuto vengono usati per segnalare se il suono delle vocali e ed o è aperto o chiuso, prendono il nome di accento fonico. Quando si usa l'accento? L'accento grafico deve essere segnato necessariamente nei seguenti casi: sulle parole di due o più sillabe se sono tronche, come succede in però, perché, università; sui monosillabi chiù, ciò, già, giù, pie, più, può, scià; sui monosillabi di forma uguale ma di diverso significato, che sono che col significato di perché con accento, che pronome e congiunzione senza accento, da verbo con accento,
da preposizione senza accento, di col significato di giorno con accento, di preposizione senza accento, è verbo con accento e congiunzione senza accento, la avverbio con accento, la articolo e pronome senza accento, li avverbio con accento, li pronome senza accento, ne congiunzione con accento, ne avverbio e pronome senza accento, se pronome con accento, se congiunzione senza accento, si avverbio con accento, si pronome senza accento, te nome con accento, te pronome senza accento. L'accento deve essere usato anche sui composti di blu, re, su e tre. Ad esempio in bianco-blu, viceré, 33, lassù. L'accento si può segnare per distinguere fra di loro quelle parole che si scrivono in modo identico ma che hanno pronunce e significato diversi, proprio in base alla sillaba su cui cade, come succede nelle parole ancora sostantivo, ancora avverbio, compito sostantivo, compito verbo, subito avverbio, subito verbo. Oggigiorno, se il contesto in cui sono inserite queste parole permette di capirne il significato, l'accento di solito è omesso. Nella lingua italiana quasi tutte le parole hanno un accento. Vi sono però anche parole formate da una sola sillaba che sono prive di accento. Alcune di esse, per essere pronunciate, si appoggiano ad un'altra parola e le due parole si pronunciano come se fossero una sola. Le parole che si appoggiano alla parola che le segue si chiamano proclitiche. Sono proclitiche le preposizioni semplici di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Ed ecco alcuni esempi: di fronte, a pranzo, per terra. Gli articoli determinativi il, lo, la, gli, le. Ed ecco alcuni esempi: il gatto, la madre, i cani. Le particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi, ne, lo. Ed ecco gli esempi: ti amo, ci guardano, mi odiano. Quelle parole che si appoggiano sia nella pronuncia sia nella scrittura alle parole che le precedono si chiamano enclitiche. Sono enclitiche le particelle pronominali che, diversamente da quando sono proclitiche, si uniscono al verbo che le precede, formando un'unica parola. Si dirà quindi: dimmelo, chiamami, provaci.